Che profumino, lo volete un suggerimento su come mangiarle? Ciao a tutti, di Kitchen Mofo. Oggi vi faccio una ricetta semplice, veloce, che però richiede un pochino di cura, altrimenti poi vi mangiate sempre la merda. Dovete mangiare bene, anche le cose facili vanno mangiate bene, no? Di che cosa parliamo? Le uova strapazzate. Avete presente quelle belle cremose che trovavate negli alberghi la mattina? Ecco, proprio quella roba lì, però la fate da soli a casa, eh? Avete visto che ho cambiato un po' angolazione, farò una roba un po' diversa stavolta perché qualcuno si è lamentato che effettivamente il cibo non si vede tanto bene nei video. E allora, questo è facile, gli ingredienti ve li dico io al volo. Servono le uova, serve ovviamente il burro, il sale e alla fine questa cosina qua, che è un po' di panna. Per evitare che l'uovo vi si bruci subito, mettete gli ingredienti nella padella prima di accendere il fuoco. Primo uovo, secondo uovo, un bel pezzo di burro dentro. Con la forchetta sbattiamo le uova. Il burro ovviamente non lo potete sbattere, rimane duro, è ancora freddo. Ci mettiamo già un pizzico di sale e finalmente accendiamo il fuoco. Il fuoco sarà medio alto, un pochino di più della metà, ok? Iniziamo a far sciogliere il burro con la forchetta insieme all'uovo. Io faccio questo movimento circolare quasi artistico, guardate, come se voleste pitturare in tondo la vostra padella. Quando il burro sarà sciolto completamente, continuate a girare. Consiglio anche di cambiare la forchetta con un cucchiaio. Col cucchiaio mescoliamo, inizierete a vedere che l'uovo, il nostro preparato, inizia ad assumere un po' più di consistenza. Sempre girando, quando iniziate a vedere che si sta solidificando l'uovo, togliete la padella dal fuoco e continuate a girare. E questo in realtà è il movimento che dovete fare per tutto il tempo: mettere e togliere, mettere e togliere. Così gli lasciate la cremosità ed evitate che si bruci. Vedete, ho tolto, rimetto sul fuoco. Ovviamente questo è un piano induzione, il fuoco sotto non si vede, ma vi assicuro che questo è il fornello funzionante. Continuate a girare, si continua, Appena iniziate a vedere nuova consistenza nell'uovo, dovrete togliere di nuovo dal fuoco. Ecco qua. Questo lavoro si fa per evitare intanto che si attacchi troppo l'uovo alla padella e secondo veramente per preservare la perfetta cottura del vostro uovo strapazzato. Quando iniziate a vedere che sta per assomigliare ad una crema, alzate pure un pochino. Quando vedete che raggiunge un po' questa consistenza, che vedete un po' più solida, via di nuovo dal fuoco. Facciamo raffreddare leggermente la padella sotto, continuiamo a mescolare, rimettiamo sul fuoco che abbassiamo di nuovo leggermente. Vedete? Abbiamo già la consistenza che volevamo. Spegniamo direttamente il fuoco, prendiamo la nostra panna, giusto un goccino, via dentro, facciamo un'ultima mescolata ed eccole qua, uova strapazzate, cremose, perfette, non bruciacchiate. Impiattamento ignorante, tanto poi ve le dovete mangiare, non è che ve le dovete guardare. Eccole qua, uova strapazzate, impiattate ignorantemente, però così ve le danno in albergo e così ve le potete mangiare anche a casa. In fondo è un uovo strapazzato, non stiamo parlando di cucina gourmet. Che profumino, lo volete un suggerimento su come mangiarle? Bacon, tanto bacon. Fatelo anche al forno, tanto esce buono lo stesso. Avete visto? Facile facile, se ci riesco io, ci riuscite pure voi. Grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto mettetevi un like, iscrivetevi al canale, insomma tutte quelle robe lì, e ci vediamo alla prossima. Di Kitchen Mofo, dalla cucina in casa è tutto. Ciao!